Giulia è l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Dimmi come la vedi. Mi mostra un nodo che ha creato lei con una corda molto complesso e mi dice che vuole scioglierlo, ma non sa da dove partire. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Lei ha già visto durante l'esposizione dei punti il nome del progetto. sigaretta and coffee. O Coffee and Cigarettes. Mhm. L'autorizzazione te la dà, sì. Vabbè. Vibrazione. Quasi 9 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 143. PS. 46. Vite. 1613. Cervello. 9. I cinema. Chi vuole venire dei viventi connessi a Giulia? C'è una figura maschile, un ragazzo, più o meno suo coetaneo, forse sua madre. Più in fondo c'è un'altra donna. Ok, Mm, tipo può essere parente, mi dice, però non riesco a capire di che grado, però parente. va bene. Quindi tre persone. Sì, per ora sì. Tutte staccate fra di loro, le vedo. Monica, causa esoterica della paura del fuoco, l'inquietudine che le dà il fuoco, la fiamma dell'accendino che si inclina le dà inquietudine, l'impossibilità di accendere un fiammifero. Me la dà legata a due elementi. Uno è la contrapposizione, dell'elemento acqua, perché la vedo molto ricorrente in lei, e l'altro è questo elemento qua, ciclopi, che lo vedo tra l'altro anche nelle entità mentali, in quanto vedo poi il ciclope accecato eh, in finale, no? Della leggenda, con una lancia, diciamo così, arroventata di fuoco. È vero. Esiste una vita, anche una vita precedente connessa alla paura del fuoco? Più che altro io vedo un'interferenza di creature che mi dà proprio come ciclopi, che interferiscono molto con lei, e quindi è come se le avessero trasmesso anche questo genere di paura legata al fuoco. Vediamo le identità. La pirofobia, la paura del fuoco. Allora, come entità, le prime che mi fa vedere sono tipo dei grossi pesci che potrebbero essere dei tonni, Mm, legati a Poseidone, al secondo universo. mhm, Poi mi mostra un falconiforme ma ancora piccolino, che ancora deve crescere. Poi una tigre mhm. e mi mostra questa... eh, io la vedo tipo come fosse una razza aliena di ciclopi, di pseudociclopi, che le Mhm. interferiscono, che le procurano abduction,
Mi fa un po' ridere, mi dicono T9 come provenienza. T9? T9 sì, come provenienza di pianeta. Sì, sono loro quelli che funzionano male quando scriviamo i messaggi. Sì, infatti è bizzarro. E Infatti mi volevo chiedere da vengono dove venissero. T9, T Taurus. Taurus. Ehm, Ti dicono? Scusami? Cosa ti dicono? Mm, che sono con lei da sempre. Mm. Mi mostrano come riescono a interferire con lei da vari punti di vista. Sia per quanto riguarda il suo corpo, sia anche per quanto riguarda la paura del fuoco e come sono stati anche in grado di creargli un'entità mentale con il loro nome e una serie quindi di vicissitudini proprio, no? Di esperienze di vita, all'insegna dei ciclopi, che sono poi, come noi li conosciamo nella mitologia, no? Questi esseri mostruosi, questi esseri che mangiano altri uomini, quindi sono cannibali, e che non rispettano le regole umane, non rispettano la morale, le leggi umane, non rispettano Dio, no? Mhm. Che siamo noi. Esattamente. Poi, altre entità eteriche? 2 disincarnati vicino a lei e 3 EDL. Ok, i disincarnati sono quelli che hai visto, no? Uno è Mm, la zia e uno è un uomo, marito di un'altra zia. marito di un'altra zia. Ok, mettiamoli lì un attimo, i disincarnati li vediamo poi dopo. Entità e mentali. Salmone? Mhm. Allora, vediamoli un attimo perché mi dà i 3 nomi, ma non riesco a vedere il livello. Allora, mi dice salmone, ciclope e cloruro di sodio. Mhm. Allora, cloruro di sodio io credo che sia quella che aspetta, ah, perché dunque, aspetta, perché allora ciclope, come se ciclope e cloruro di sodio me le fa vedere a braccetto l'uno con l'altra. E quindi mi fa vedere che grosso modo camminano insieme. Quindi adesso sia cloruro di sodio che ciclope oscillano tra il 4 e il 5, però come correttamente lei aveva visto, a volte sono salite a livello 7-8. Lei l'ha vista da sola questa cosa. Tutte e due. Sì, perché viaggiano così, a braccetto. Mhm. E salmone? Salmone adesso la vedo a livello 3. Ok, vediamole e spieghiamole. Che cosa servono? Salmone è Cosa fanno? forse un po' la più semplice, perché è il suo andare un po' controcorrente, ok? Quindi essere sempre un po' bastian contrario. Il che in verità, per come la vedo io, ma è spesso così, vedo l'altra faccia della medaglia e può essere un aspetto assolutamente positivo, però fino ad ora per lei è stato negativo, perché è stato un modo per sentirsi sempre diversa dagli altri e questo chiaramente l'ha messo molto in sicurezza, no? Mhm. Ehm, Perché chiaramente si sente fuori dal gruppo, fuori da quello che pensa la maggioranza, no? Sempre controcorrente. Mhm. Questo è il salmone. Allora, poi Ciclope è quella che gli ha fatto fare delle esperienze al limite proprio della umanità, disumanità e incontrare persone disumane. Ciclope che è, come ho detto, legata proprio alla presenza di queste entità
che io vedo proprio come i ciclopi del pianeta T9, che le favorisce appunto tutte queste esperienze anche a tratti crudeli, insensatamente crudeli, irragionevolmente Quindi il spiacevoli. salmone è legato ai pesci, ciclope è legato ai T9 e ai ciclopi. Sì. E cloruro di sodio? Anche poi il sale. Mhm. Lei è molto legata alla cultura, forse me lo dà per quello come cloruro di sodio, non semplicemente come sale, no? Perché Mm. comunque lei è così, è una molto studiosa, una che approfondisce molto, per cui giustamente lei mi parla nel suo linguaggio, no? Allora me lo dà sia proprio come il senso del sale della vita, che a volte è Mhm. venuta a mancare, quasi che lei non riuscisse più a percepire il proprio soffio vitale dentro di sé, non riuscisse più a capire se stare in vita, se stava davvero vivendo. Ma me lo dà anche come proprio elemento essenziale all'interno del corpo, perché il sale è fondamentale proprio per l'equilibrio del corpo, per esempio per la pressione del sangue, no? E infatti mi dà che questo stare al limite, nel non sapere se era ancora viva, lo è stata anche proprio da un punto di vista fisico, in cui in alcuni momenti è stata proprio lì lì per abbandonarla la vita. In certi momenti è stata un abbandonare la vita solamente proprio come soffio vitale, come aspetto psicologico, spirituale. In altri momenti il sale della vita, uno degli elementi importanti della vita, è stata proprio a livello fisico. Quindi come se da un momento all'altro potesse abbandonare anche proprio il proprio corpo. Questo lo vedo anche legato a un discorso di affaticamento cronico, no? Quando sai, ti mancano proprio anche i sali minerali, ok? Che ti Mhm. danno quel senso di debolezza. Mm. Ha più aspetti, mm, più Impianti. valenza. Allora, lei è una persona molto originale, veramente originale. E mi fa vedere un impianto, anche sto dicendo così per il fatto che noi sappiamo che tutto ciò che io vedo è creato da lei, ok? Mhm. Quindi è lei che ha creato tutta questa complessità, il nodo iniziale che abbiamo visto è creata da lei. Allora, praticamente quell'aggeggio che serve per sbucciare le mele e che quindi crea una lunga strisciolina, no, di buccia. Lei ce l'ha come suo impianto mentale, con esattamente quella funzione lì, come se tutta la calotta cerebrale dovesse fare la stessa fine della buccia di mela. Quel tipo di decomposizione lì, no? No? Cioè la buccia che viene tolta a elica, cioè elica Quella lì. spirale. Mhm. Bravo. Così la sua testa, il suo cervello, da questo impianto. Perché? A che scopo? Perché proprio creare questa, non so, chiamerei destrutturazione, separazione, fatta in questo modo, no? Della sua testa, del suo cervello, serve proprio a crearle questo stato di stanchezza, di indebolimento, di perdita proprio della vitalità. Vitalità fisica, vitalità mentale, vitalità come possibilità di alzarsi dal letto, di fare delle scelte, di creare delle relazioni. Poi? Mm, I seni, tutti e Mhm. due. E poi c'è tipo una catena che collega il polso destro con la caviglia destra Mhm. e un impianto in zona inguinovaie, però a destra. E a cosa serve questo impianto?
Questo è, cioè io vedo che appunto la maggior parte delle cose su di lei sono attuate da questi ciclopi. E vedo che è come se, una cosa bizzarra, i ciclopi temono il fuoco, no? Proprio per il mito, la leggenda che abbiamo visto, ma hanno bisogno di trarre da lei il fuoco, perché lei è molto molto fuoco. Io infatti la prima cosa che le ho chiesto, siamo collegati, è se lei aveva i capelli rossi, perché io la Mhm, vedo molto collegata all'elemento fuoco e lei mi ha detto che si tratta dell'N residuo, ok? mhm. Comunque la sua scelta è stata il rosso dell'N, ok? Io la vedo lei come una persona molto fuoco, il cui fuoco è molto spento da tutto questo quadro generale di entità, di impianti, eccetera. Ma i ciclopi traggono molto fuoco da in generale le sue parti femminili. Quindi qua dove ci sono appunto le ovaie, ma io vedo anche dai seni. Perché lei è estremamente creativa, produttiva, feconda, quindi dalle sue parti di fecondità. È un progetto ricco di abduction, avevo detto, no? Sì. Quante? Allora, mm, Anzi, quante in media dai 18, non ricordo bene da quando è iniziato tutto il problema. Ah sì, dai 16 anni ai 29 e quanti in media dai 29 a oggi? Cioè, c'è una differenza? allora, io li vedo da bambina. Poi il culmine sì, è stato lì a 16 anni quando lei ha avuto quel problema lì con l'antitetanica, però le abduction ce n'erano moltissime anche quando lei era bambina. Cioè, boh, io le vedo praticamente da sempre ed erano pressoché quotidiane, Mm. ok? Grosso modo. T9. Sì. Sono lei e loro. Lei e loro. Mm. Va bene, tante abduction. Va bene. Reazione avversa al Cinivac, non possiamo assolutamente dire altra parola che non sia il Cinivac dell'antitetanica a 16 anni. È un richiamo, da lì inizia il calvario. Affaticamento cronico per 10 anni. Beh, di più. Beh, no, sì, per 10 anni. Di fatto 1000 cure, anche alternative, e di fatto ne esce in parte a 29, senza un motivo. Allora, mi fa vedere appunto questo picco ormonale di quell'età lì. Ok? Quindi lei era particolarmente interessante per i ciclopi eh, per questo suo fuoco. Mi fa vedere proprio lei in eterico come una vestale che porta una torcia infuocata. Ok? Quindi lei aveva proprio questo ruolo, ok? Di portatrice di fuoco e da loro attingevano tantissimo questo elemento fuoco a livello energetico proprio. Ehm, mi mostra proprio come lei potesse anche essere a quell'età ad un culmine quasi, non so come spiegarti, quasi da diventare una scrittrice. Ehm, Poter veramente fare una differenza da quel momento in poi nella sua vita, come anche se potesse quasi far parte di un comitato studentesco, mi dice una roba del genere, e creare una sorta di movimento politico animico, ok? Mhm. E fondare una roba del genere. Ma ciò non andava affatto bene, perché chiaramente questo avrebbe elevato la consapevolezza di sé e dell'ambiente scolastico in cui era. E quindi c'è stato un particolar accanimento per impedire tutto questo. Anche perché devo dire che lei appartiene a una fascia di età che se guardiamo i suoi coetanei sono degli alieni rispetto a lei. Cioè lei veramente
penso che spesso si trovi in questa situazione in cui si sente proprio la pecora nera, Mhm. perché c'è un livello di consapevolezza nella sua fascia di età molto basso. Boh, anche nella mia. Non vedo Ne- sinceramente. Nella Vai. sua vedo che è un bel problema, eh. E che lei, per esempio, in quella sua alternativa di vita, poteva veramente fare la differenza per trasformare le cose. Sicuramente nella sua classe e nelle persone e nei suoi coetanei intorno a lei. Ma perché l'antitetanica? Ma quello poteva essere quella come un'altra, ok? Perché tanto comunque era chiaro che lei, non so come spiegarti, tanto è già, cioè è già tutto pianificato, è già tutto in agenda. Già Mm, comunque quando lei ha fatto questo tipo di Cinivac, già si sapeva che si sarebbe arrivata a quel Cinivac ed era chiaro che non ci sarebbero riusciti comunque a farle fare quello, ok? mhm, Quindi bisognava intervenire. Il Cinivac è sempre un modo molto interessante per tutte le entità di intervenire, ok? Perché comunque c'è un abbassamento di frequenze e c'è un abbassamento proprio di vari livelli fisici. Quindi quella era un'occasione per lei, ideale. E poi appunto proprio perché era in quella fase lì critica, in cui poteva veramente fare la differenza, poteva davvero svoltare, avendo anche questa carica ormonale e creativa, che poi è un tutt'uno, perché è comunque una forte energia, quella ormonale, quella sessuale, che poi diventa energia anche in altri ambiti, ok? mhm. Culturale, spirituale, insomma, non c'è da fare distinzione, ecco. Ricovero in ospedale. Dopo, quello Vai. molto dopo. Mhm, Allora, intanto mi fa vedere che siccome l'impianto era a destra, ok, delle ovaie, mhm. e in verità è come se ci fosse stato, diciamo così, che l'ovaia a destra era dei ciclopi, ok? Quindi completamente un assorbimento da parte dei ciclopi. Quindi di fatto l'ovaia a sinistra ha avuto un bel carico di lavoro. Mm, Ok, per dover un attimino bilanciare. È mhm. come se si dovesse Fare il doppio lavoro. accollare, Mhm. sì, sì, come minimo il doppio lavoro, esatto. Quindi proprio questo eccesso di carico lavorativo l'ha portata, diciamo così, a una disarmonia. Mhm. Disarmonia appunto che l'ha portata a questa sorta di torsione e così via, no? Di fatto la volontà dei ciclopi, ma io vedo anche delle altre entità, in questo momento mi compare la tigre, è quella di tenerla molto sedata a livello almeno energetico femminile, ok? Quindi la volontà era proprio quella di farle togliere tutto quanto, le ovaie, addirittura l'utero avrebbero voluto. Mhm. Da qui anche la presenza di questi medici ed infermieri e in generale tutta la struttura, anche oserei dire struttura pratica, materiale, Mhm. molto ostile a lei. Quasi per poter favorire questo processo qua di totale sottrazione della sua energia, che è delle parti sessuali vitali, ma che poi diventa poi energia di tutto il resto, no? Anche della sua mente, del suo potenziale creativo. Perché questa sofferenza di una settimana ricoverata a dire che stava male e nessuno muoveva un dito? La Con cons- dovevano Mm, esasperare. Ci doveva essere lei che era un lumicino quasi morto, ok? Non più, perché lei è una fiamma, lei è proprio una fiamma ardente. mm. E lei in un certo senso ha anche paura di questo, anche per questo ha paura del fuoco. Ci sono molti motivi per cui ha paura del fuoco. Lei ha paura di se stessa, di tutta questa potenzialità, che è un fiammone lei, e la Mhm. volevano ridurre a un lumicino quasi spento.
arrivare a portarla, tirarla il più possibile, arrivarla a portare alla morte. E qua mi ricollego proprio all'entità mentale cloruro di sodio. Mm. Ok? In cui proprio il valore sale della vita viene ridotto ai minimi termini. Va bene, causa esoterica del fatto che lei è legata alle sue gambe. Quando ha male alle gambe sta arrivando un problema fisico. Vabbè, intanto mi fa vedere questo impianto qua, che le lega la mano destra alla caviglia destra, proprio creandole un blocco, perché mi fa vedere come la mano, io lei la vedo come scrittrice, io non so cosa dirti. Quindi simbolicamente la mano destra è quella che scrive, no? E me la lega appunto alla gamba destra, Mhm. come se il dolore piuttosto che il disagio alle gambe la portassero poi in un disagio di espressione, che è la scrittura, ma che è anche il pensiero, insomma, no? Facciamone un unico. Mhm. Quindi bloccare le gambe è bloccare la sua capacità creativa, espressiva. Giulia è una persona di quelle che fa la differenza nel mondo. È una perla? No, perché lei è fuori dall'essere perla, nel senso che ha un'età per Un'età? cui no. Mm. Non so come dirti, è la luce, lei è un fuoco che illumina il buio. Dove lei va, lei può togliere il buio. È per quello che lei è sempre stata una outsider, una disagiata, proprio perché può portare troppa luce in una fascia di età che doveva stare proprio al buio. Perché questa è la fascia di età del futuro, no? Il futuro è in mano ai giovani ed è proprio la loro fascia di età. I 30 anni. Mm. Sì. Perché Coffee and Cigarettes? E la cosa bizzarra è che lei non fa uso né dell'uno né dell'altro. Mhm. Però mi dà proprio lo stato di coffee and cigarette come di una pausa forzata a basse frequenze. Ehm, Come se lei, in lunghi periodi della vita, fosse costretta a delle pause, pause forzate quando non sta bene, quando per lunghi periodi di tempo non è stata bene e quando non sta bene lei è come se fumasse sigarette e bevesse caffè a go-go. Ok? Lo stesso stato di ottenebramento mentale, lo stesso stato di intossicazione fisica che le impedisce di creare. Coffee and Cigarette è la pausa non solo di quando lei sta male fisicamente, ma anche la pausa di quando lei ha quelle relazioni tossiche, tossiche come le sigarette, tossiche come una persona che abusa di tanti caffè al giorno, che le dà questo senso di forte ansia, agitazione e allo stesso tempo questo senso di dipendenza, perché io vedo che lei ha ripetuto più volte questo schema di relazioni disumane. Come la dipendenza che si ha dalla caffeina, dalla nicotina, ok? Lei non l'ha fatto con queste due sostanze realmente, ma l'ha fatto con relazioni tossiche, con situazioni tossiche. Chiaro. E la pirofobia? E lì tante cose. Allora, se vogliamo proprio, allora dipende a che livello di consapevolezza lo guardiamo, ok? Se lo guardiamo a un livello di consapevolezza un po' basso, l'attribuiamo ai ciclopi. Mm. Lo possiamo attribuire anche al secondo universo, che è più amante dell'acqua e quindi non vuole il fuoco. Se lo guardiamo ad un livello più alto, animico, è come se lei avesse timore di esprimere completamente il suo fuoco, cioè proprio il suo totale ardimento, la sua capacità di anche fare come il fuoco, che è in grado di bruciare tutto e da questa cosa che si è bruciata ricreare, di disinfettare, di fare pulizia e fuoco proprio come elemento di creazione.
di energia, di vita, fortissima vita, ma lei ha paura di tutto questo, perché proprio lei ha paura di vedere la sua divinità, il suo essere creatura divina. Va bene, portale aureo, lo apriamo, chiamiamo appunto questa zia e l'altra persona che la interferiscono. In che modo? Allora, aspetta, perché vari sono i messaggi. Mm. Mm, C'è tipo un'affinità con la zia che era affetta da schizofrenia, perché è come se lei, in questi suoi disordini che ha di vita, a volte abbia avuto anche il timore di questo, ok? Di un qualche suo disturbo mentale. E questi suoi timori le hanno fatto sentire la zia vicina, capito? Mhm, Come questo loro essere border, proprio sul filo delle situazioni, della realtà, le mhm, accomunasse. mhm. Quindi questo vedo che è un po' il collante. Per quanto riguarda invece l'altro, l'uomo, no, aspetta un attimo, perché forse sto confondendo le cose, perché forse è l'uomo legato a quella di schizofrenia, Mhm. No, vero? non No, mi ricordo. No, no, perché è la zia, è aspetta, la zia. è la Schizofrenica è zia. la zia. Però aspetta, perché qua c'è ancora qualcosa riguardante la mente. Ah. Perché c'è ancora di nuovo anche qua con quest'uomo un legame mentale. Sempre riguardante una qualche particolarità, non so come spiegarti, una qualche originalità, un qualche modo diverso di vivere rispetto agli altri. Me li dà quasi proprio come imparentati, non solo come parenti, no? Ma proprio imparentati come tematica. È per quello che mi si crea un po' adesso di confusione. Vabbè, Um, ma tu chiamali, senza analizzare tutta la loro storia. Cosa vogliono dire? Partiamo dalla zia. Perché interferire la nipote con la propria presenza? Lo sapeva? no, non lo sapeva. Pensava di essere ben accetta, gradita, pensava di essere importante nella sua vita, d'aiuto, di compagnia. Come la interferiva? Quali cose le causava? Vedo questa perplessità, mm, questi dubbi continui riguardo un po' la sua sanità mentale. Mhm. E l'altro? Stesse domande. Mm, L'altro più aveva trovato come in lei una sorta di rifugio, mi dice, un posto in cui stare bene, una persona accanto a cui stare bene, perché la vedeva sempre accompagnata da persone negative ed era come se lui dicesse va bene, allora sto io qua, anche se da poco che ci sta, però avendo visto il vuoto eh, generato, no, da questi suoi compagni di vita, ha pensato adesso mi metto io qua. Di recente l'ha fatto, ma con questo intento. Chiamiamo tutti i disincarnati di Giulia. Li invitiamo ad andare di tutte le generazioni, li invitiamo ad andare nel portale aureo e mi dici quanti accorrono.
lei aveva tipo parlato con qualcuno nelle sue precedenti esperienze, così anche di ospedalizzazione, no? È come se avesse parlato con qualcuno, avesse in qualche modo creato un legame con qualcuno, no? In totale me ne dà 804, come se non fossero tutti suoi, ma da questi legami che si sono creati nelle ospedalizzazioni, mi dice. Via, Mm, tutti nel mm, portale Aura. mm. Cosa vuole dire la zia prima di andare? Se vuole andare, ovviamente, questo è sempre sottinteso. Allora, mm, mi fa vedere che ha compreso che la realtà non è separata come lei vedeva, no? Con la schizofrenia, no? Significa Mm. proprio separare, schizomai significa separare. Mi fa vedere come ha compreso che la realtà è tutta unita, mi fa vedere tutti questi legami, tutte quelle interconnessioni fra le persone, gli eventi, il passato, il presente. Mi fa vedere come non percepisce più separazione, ma un senso di unità. Che cosa Ed è vuole dire la come nipote? questo. Mm. Non glielo dice, le mostra ehm, questa specie di cartina geografica in cui ci sono tanti fili che connettono tutti i luoghi e tutte le persone. Cioè le mostra questo, quello che lei ha compreso, il senso di unità complessivo, di Mm. collegamento, di interdipendenza. Cosa dice lo zio? Lo zio, l'uomo? Grazie, perché io al tuo fianco mi sono trovato bene e faccio fatica a credere che altri non ti hanno apprezzato. Va bene, li salutiamo tutti e chiudiamo il portale Aureo. Mm, carino, mi fa capire questo zio, no? Come in effetti durante la vita non si fossero molto calcolati loro due. Ed è come se questo legame si fosse creato dopo. Bene, interessante. Mm. Quel nodo con cui hai visto Giulia all'inizio è ancora così stretto? No, mi fa vedere che una parte del nodo è stato sciolto, non completamente. Si sta allentando? Mhm. Va bene. Medicina quantica sì o no? In parte sì, in parte no, mi dice. Ok, io ho avuto un'impressione, quando ci ha raccontato dei suoi punti, Giulia è stata quasi monotematica, no? La sofferenza fisica, le ingiustizie, lo smettere di soffrire, e io invece la incalzavo sulla questione sentimentale. Lei è stata quasi un po' infastidita da queste domande, le ha proprio glissate. Bene, il quadro l'abbiamo visto, le interferenze brutte e cattive verso le quali molti si sono arenati, coloro che fanno il mio lavoro si sono arenati, interferenze brutte e cattive, noi dobbiamo puntare all'utopia, interferenze brutte e cattive, noi dobbiamo puntare all'utopia, dobbiamo vincere e combattere tutta la vita le interferenze brutte e cattive. Io da un po' di tempo che mi sono distaccato da questa visione che non porta a nulla se non a girare intorno nella ruota del criceto che non porta da nessuna parte. Mi sono detto prima di tutto cosa sono le interferenze brutte e cattive. Uno, dei programmi. Due, dei nostri dipendenti. Li paghiamo con la nostra energia per fare un lavoro che è brutto e cattivo, ma gliel'abbiamo detto noi. Quindi Giulia, tutto quello che tu hai passato l'hai voluto tu. Mm. È stata la tua essenza, la PS e la PE, che ti stanno chiedendo di capire qualcosa. Cosa? Adesso ce lo dicono. Perché se sei una fiamma, non quella fiamma lì, una fiamma di luce, l'APS ti mette gli ostacoli
sul cammino, ti fa nascere trentenne, ti fa nascere in un momento in cui si picchia duro su queste fasce d'età, ti fa andare in ospedale, ti fa patire le pene dell'inferno, ti fa dire 7 giorni che stai male e nessuno ti striscio. E poi ti dicono, per fortuna ti abbiamo preso in tempo, rischiavi la setticemia. Cioè, non ha senso. Perché lei stessa si regala questa esperienza. Mi fa vedere anche l'altro archetipo, che è quello di Giovanna d'Arco, per esempio, sempre legata al fuoco, tra l'altro, no? Lei che muore bruciata viva. Ehm, un personaggio molto simile, io penso lei abbia incarnato in precedenza, grande combattiva per dei valori, per degli ideali. Lei è in grado di fare questo, togliendosi però dall'idea del ruolo della vittima, l'idea che per fare questo dovrà fare una brutta fine o dovrà patire le pene dell'inferno. C'è Mhm. ancora molto questo limite, diciamo così, questa cosa da apprendere, e cioè lei può portare avanti un pensiero molto forte, può riuscire a diffondere questo pensiero molto forte grazie ad un carattere e una personalità veramente fuori dal comune, levandosi però dalle proprie credenze, dalle proprie convinzioni il fatto che tutto questo va pagato a caro prezzo, cioè che sarà silenziata attraverso la malattia, che sarà silenziata attraverso persone crudeli che la bloccano, eccetera. Mhm. La possibilità proprio di portare questa fiamma senza ricevere inciampi, senza essere, mi fa vedere addirittura incappucciata mentre lei sta facendo questo, picchiata, no? Bloccata, fermata in vari modi. Deve superare questo, sapere che lei può andare diritta in questo cammino di diffusione delle idee, di affermazione di se stessa, senza paura di essere interferita. Il valore della verità, del coraggio, ehm, anche qua mi dice della sapienza, perché lei è una persona che può portare molta luce in un mondo di ignoranza. Mi fa vedere molte persone ignoranti che non conoscono tante cose, e lei che può proprio diffondere delle informazioni per portare di nuovo luce, senza la paura che questo abbia un prezzo da pagare, comporti un prezzo da pagare. La sua Lo sta anima e il imparando suo spirito. adesso, in questo istante. Sì, le vedo proprio come se fosse un corpo trasparente, e le vedo proprio mano a mano salire di livello la voglia, il coraggio, la voglia di fare, il coraggio di impegnarsi in quello in cui crede e di uscire allo scoperto, di fregarsene del fatto che molti sono contro di lei, che il suo pensiero non sia conforme agli altri, la voglia proprio di esporsi pubblicamente. Esiste la sua fiamma? Allora, lei mi ha fatto vedere, già mentre tu prima un po' tiravi fuori questo argomento, mi ha riportato un po' indietro, tempi scuola superiori, non so se lei ha fatto il liceo, perché a me viene liceo, però può voler dire anche semplicemente scuole superiori. Me lo colloca lì, tipo penultimo anno, ultimo penultimo anno. E adesso? Lei mi fa vedere quella roba lì, come fiamma. Va bene. Cosa vuole fare Giulia? Adesso vedo che sta guardando tutto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo detto, e mi dice: pronta per il cluster. Andiamoci. Lei come ci va? A passi lunghi, distesi, decisa. Come è Piedi vestita? nudi.
È a piedi nudi, vedo che cammina sulla terra, proprio tutti i piedi sporcati dalla terra. Mhm. Ehm, Ha un abito. Mm, Facciamo una cosa diversa. Adesso lei ci va così, con i piedi nudi, con un abito. Com'è l'abito? Praticamente è come se fosse quello che ti fanno tenere in ospedale, Ah, non so ok. come, così, però un po' modificato, come se lei avesse iniziato a modificare quell'abito lì, a renderlo più carino. Lei ha 1613 vite, 1612 lei, personaggi che ha vissuto, sono in fila indiana dietro di lei che camminano allo stesso passo, quindi quando lei mette il piede destro in avanti, tutti hanno il piede destro in avanti, piede sinistro, tutti hanno il piede sinistro. Tutte delle sue ombre. Come vedi questa fila indiana? Oh Madonna, aspetta che mi ha dato una statua che avevo visto molti anni fa. Mi ha dato, però bisognerebbe vederla, guarda. Non mi Dimmi. ricordo se è opera di uno spagnolo, è una statua che rappresenta il karma ed è praticamente così, come se... no, te la dovrei far vedere. Sembra in realtà come una spina dorsale, dove ogni vertebra Mm? è rappresentata da una persona che quindi è sulla gobba dell'altra persona, non so come dirti, no? Carica Sì, sì, sull'altra, sì. sull'altra, sull'altra, non so se l'hai vista, no? No, Me la, però ho capito. me la mostra Tutti così. uno sulla spalletta dell'altro come le vertebre, no? Che si Bravo, incastrano. bravo, anche se Ma non l'hai vista è così. Mm, com'è il colpo d'occhio? Cos'è? È dritta la fila indiana, è un serpente, Così, è, è una sinusoide, quindi va in alto, in basso, perché noi non abbiamo un terreno. una colonna Sì. vertebrale. È Così. colonna vertebrale. Ma Mm. la vedi che Giulia a volte è più alta, è più bassa, è donna, è uomo, è bambino, è vecchio incurvato, è Esatto, gigante, è soldato, è strega, e che ne so. Mm. esatto, tutte sembianze diverse, sì, sì, sì. E qual è quella vita, illuminiamola, quelle vite legate a questa paura del fuoco, al di là del fatto che lei è una fiamma Mm. di luce? Questa che ti ho detto di una sorta di Giovanna d'Arco, quindi una Mhm. donna che combatte per dei valori importanti, non solo suoi personali. Poi è stata Eh, bruciata? sì, Ok. sì. Qua vedo tipo un rogo pubblico, una sorta di creare giustizia in piazza. Toh. Ehm, Alla stregua di una strega, no? Forse tu hai citato la strega fra questi personaggi. Mhm. Mi fa vedere una bambina prodigio, se la passa male, ma molto male, perché era vista poi come indemoniata questa bambina prodigio. Mhm. Perché non nasce in una famiglia ricca questa bambina prodigio, nasce in un ambiente veramente povero e pensavano che le sue doti fossero legate al demonio. Ecco. E anche da qua la paura di esternare chi è, ok? Proprio anche in virtù del collegamento a questa bambina prodigio. Questa bambina prodigio nel momento in cui si è rivelata in tutte le sue qualità speciali, poi è stata uccisa perché ritenuta figlia del diavolo, no? Mhm. E vedo che è come se questa paura fosse rimasta in lei, una traccia di questa paura è rimasta in lei, per cui la difficoltà di tirare fuori da se stessa tutte le qualità per la paura di uno scotto da pagare. Scotto, vedi di nuovo l'ira del fuoco fuori. Tutta la paura. Mm. Sì, sì. Cluster, come lo vediamo? Che era un po' Ecco, affollato, ci sono 1600 persone nel cluster. mi fa vedere proprio, sai, quei fuocherelli lì del cimitero, come si chiama? Fuochi fatui. Fuochi fatui. Così. Ok. I 1613, con focus centrale su Giulia, adesso vanno a eliminare i fuochi fatui. Fuochi fatui. Se vogliono. Non so, adesso lei si è messa come fare la maglia, tipo. Allora, aspetta, perché vedo che sferruzza. Mm?
ed è come se riuscisse ad infilare tutti questi fuocherelli all'interno appunto di uno di questi ferri da maglia. Li ha infilzati tutti quanti e vedo che questo lunghissimo ferro da maglia che ha infilzato tutti i fuocherelli viene lanciato proprio. Mamma mia, perché mi fa vedere questo parallelo pazzesco. Allora, tipo come Ulisse che lanciava questa Lancia. Basta. lancia infuocata, sì, nel fuoco, no, del ciclope. Lei mi fa vedere che altrettanto questo ferro da maglia in cui è tutto infuocato, insomma, lo lancia all'interno del portale definitivo. E poi il senso è lo stesso, no? Mm. Che è quello di andare a sconfiggere tutta questa disumanità, questa alienità, questa antivita, ok? Perché i ciclopi sono proprio tutto l'opposto della vita. È proprio la disobbedienza, la ribellione verso tutto ciò che è bello, che è umano. Brutti fuori, orribili, mostruosi fuori, per la loro bruttezza morale, per la loro non accettazione degli esseri umani come Dio. Mi fa vedere proprio questo parallelo. Via tutto. Mm. Sì, sì, ha già anche chiuso. È molto forte, lei è molto potente. Tanto è stata debole con questa stanchezza cronica, tanto qui è veramente forte fisicamente, Mm. mm, tonica, muscolosa. Chiudiamo il portale aureo e mettiamo qua un ad eternum. Ci faccia vedere come lo crea Giulia, la fiamma Poi lo chiude speciale. a chiave. Che usa una chiave. Mi fa vedere come in questo momento non ha più paura del fuoco e che dal fuoco crea l'ad eternum. Ad eternum che è composto anche da fuoco. Vedo che parte da una specie di torcia che lei ha generato. Mm. Mm. Avatar, come lo vediamo. Carbonizzato, sì, una brace proprio. Mm. Lo togliamo e mettiamo un secondo ad eternum anche qua. Sì. Mhm. Bene, il nodo. C'è ancora? Il nodo mi fa vedere la corda lunga, robusta, adesso è sciolta e distesa. Le entità eteriche. I pesci, il falco, la tigre, i ciclopi, appunto. I due disincarnati sappiamo che non ci sono già più. I tre DL ci sono ancora? No, Lo storico delle abduction c'è ancora? allora, lei mi mostra come una specie di libro, piuttosto che di racconto, di narrazione, che lei vorrà fare di tutto questo. Mm. Ok? Quindi lei il ricordo di queste cose ce l'ha per creare questa storia che io la vedo che poi lei la elabora in una maniera tutta sua originale perché la vedo proprio molto fantasiosa, molto con dei colpi di genio. Ed è proprio come se fosse per lei quello un ulteriore momento di risoluzione di tutta questa situazione. Entità mentali ci sono ancora? Non come azione, no, aspetta, non come interferenza, ma sono lo spunto di questa specie di racconto. Non so se mi sono spiegata bene. Mm. Cioè non sono più una cosa che la vanno a limitare. Sono un Assolutamente. ricordo. Sono un ricordo che diventa invece uno spunto per una creazione.
per un modo suo di venire fuori, di affermarsi, di farsi conoscere. Come dire proprio, io ti mostro che cosa ho vissuto. Coffee and Cigarettes esiste ancora? Non come interferenza, ma come elemento di questo libro piuttosto che racconto, narrazione. Mm. Perché lei ha bisogno di questo ricordo? Perché lei è così legata allo studio, alla ricerca, ha bisogno di far Eh, tesoro della sua esperienza o una voglia di non far arrivare velocemente il nuovo? no, 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 anzi, eh, lei avrà l'intelligenza di creare il nuovo attraverso ciò che ha imparato. Cioè, io la vedo proprio invece come un punto di forza per lei. Perché non sarà un modo per crogiolarsi nel vecchio, per rimanere ancora sotto scacco del vecchio, ma per aprire un nuovo capitolo della sua vita, per riuscire a vedere a distanza tutto quello che lei ha creato, perché in fin dei conti è una sua creazione questa. Riuscire a capire la sua potenza, lei diceva, ma guarda la mia potenza, come l'ho impiegata. Mm? Va bene. E la fiamma gemella? Allora, lei continua a riportarmi così, alle scuole superiori. Mi fa vedere qualcosa relativo allo studio, qualcuno che l'aveva particolarmente colpita, in cui c'era una sorta di comunione di ideali, di pensiero, c'era qualcosa. Come se questo qualcosa potesse essere ancora ripescato. Per il momento questo è quello che mi fa vedere. Messaggio finale di Giulia a se stessa. Io sono una scrittrice. Io scrivo la mia vita. Mi fa proprio vedere questo parallelo. Però è una scrittura particolare, perché a volte potrebbe essere solo una scrittura verbale, mi fa vedere. Però è come anche quando lei parla, è come se scrivesse. Non so, mi fa vedere questo, è una sua peculiarità, ok? Dove c'è un'equivalenza tra lo scrivere e il parlare. Cosa succederebbe, Monica, se, finita la sessione, domani, non subito, ma anche subito, lei accendesse un fiammifero? Mi fa vedere che accende una candela. Inizia da queste piccole cose. Ok. La candela è accesa, si può passare il dito tipo indice in mezzo alla fiamma, così un po' velocemente. Non succede nulla, quasi non si sente neanche quello che... La prima volta è scioccante, no? Perché si passa col proprio corpo attraverso una fiamma, ma se non si tiene lì il dito sopra la fiamma e si passa il dito, come sto facendo vedere adesso in video, facendo un no su un piano orizzontale, diciamo, con il dito, non succede assolutamente nulla. Lei lo potrebbe fare adesso? Allora, adesso mi fa vedere tipo come se si concentrasse di più sulla cera liquefatta, Mhm. il primo step, chiamiamolo così, no? L'effetto del fuoco e poi successivamente la fiamma. Ok. Domanda finale. Cos'è il fuoco? Esotericamente parlando. Nel videogioco Il videogioco in cui della siamo. Matrix. Mhm. Ehm, a me lo fa vedere molto legata all'origine. Mhm. Quello che noi vogliamo, cioè dipende sempre insomma, no? A che livello di consapevolezza guardiamo le cose. Cioè, in verità tutto quello che vediamo non esiste, ok? È solo una manifestazione della nostra anima, è assolutamente tutto un film, è tutto un sogno. Però scendendo di un livello, se vogliamo parlare anche solo del Big Bang, lo vedo proprio come un'esplosione, quindi comunque legato all'elemento fuoco, quindi l'origine di tutte le cose, l'origine e la fine di tutte le cose.
Perché se un giocattolo di legno viene attaccato dal fuoco, prima esiste e poi non c'è più. Si è trasformato in calore, luce, cenere, fumo. Sì, Perché? l'origine e la fine di ogni cosa. Va bene, come vedi Giulia? Allora, intanto la vedo sorridente, che sceglie qualcosa di rosso da indossare. La vedo decisamente liberata e desiderosa di portare se stessa nel mondo con orgoglio. Battuta finale, parola finale? Di lei, a se stessa. Non lo so adesso se devo finire così. Mm. Non so, dice io sono la nuova Silvana De Mari. Mi dà a intendere anche delle cose che adesso non posso dire però. Ok. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.